Vediamo un po'. Oh, che bello qua di fianco. Sì, immagino sia chiuso. No, la chiesa di Vercana era aperta ed era molto bella. Guarda che bella giornata, noi si cammina. E voi perché non vi iscrivete al canale? Su, è anche gratis, aiutateci a farlo crescere. E in cammino. Mezzogiorno meno 10, siamo arrivati al santuario della Madonna della Neve, che è bello ma è chiuso. Sì. Qualcuno suggerisce di fermarci a mangiare qui sui tavolini nell'angolo, vista lago. Non è un posto poi così brutto, Però è mezzogiorno meno 10, poi già fame. No, però non so dove troviamo un posto così carino. Ora che la bruma si è un po' alzata dalla direzione della Valtellina, se guardate dritti dove c'è lo sbocco dell'Adda, c'è una collinetta verde da basso. Quello lì deve essere il Forte di Fuentes, mentre quelle colline più basse e allungate, quello è il Forte di Montecchio, che è un forte preparato per la prima guerra mondiale. Faceva parte delle fortificazioni che sono tutto il legnone, che è quello, e il legnoncino. C'è tutto un sistema di trincee e fortificazioni nel caso gli austriaci avessero sfondato e fossero arrivati fin qui. Comunque fortunatamente non sono mai serviti, però è visitabile con un biglietto sia il Forte di Fuentes che quello di Montecchio. E se volete vederli, noi li abbiamo visitati, abbiamo visitato il Forte di Fuentes quando abbiamo fatto il sentiero del viandante, perché c'è anche ci sono anche delle belle riprese col drone e poi le riprese in mezzo alle rovine. E col drone abbiamo ripreso anche il Forte di Montecchio con le batterie d'artiglieria. E ora, finito di pranzare, si riparte. Qui si vede bene il santuario della Madonna della Neve e là in alto la chiesa di Vercana. Questa è una ex chiesa, c'è ancora la campana, però è un ricovero per attrezzi agricoli. Vabbè, scendiamo verso Domaso, ecco. Questo è il ponte sul torrente di Livo. Eccolo il torrente. E noi proseguiamo. Chiesa di San Bartolomeo. A Domaso. Allora, dopo la chiesa di San Bartolomeo, che c'era un matrimonio per cui non abbiamo potuto riprendere, siamo saliti e ora abbiamo ritrovato il nostro segnavia, che come vedete è sdraiato per farci capire in che direzione si va. O su verso Pozzolo e un altro santuario. Oggi è la giornata dei santuari, Anche questa è Santa Maria delle Grazie. Lo troveremo aperto? Non lo so, vediamo. Andiamo. Tanto mi piace camminare tra i muretti a secco. Ho una vista da Domaso dall'altro. Che la Gravedona? No, non siamo ancora a Gravedona, tesoro. Sì, Sì, è di Gravedona di là, tra qualche chilometro. E guardate che c'è un bel pontile dove attraccare, nel caso qualcuno debba passare qua in kayak. Ah sì? E di là, adesso c'è la luce, non so se si vede bene, tra quelle due colline basse c'è l'ingresso del lago di Piona, che sì, fa parte del lago di Como, in realtà è una baia riparata, e sulla punta, dritti da dove c'è dove indica il mio dito, qua probabilmente non si riesce a vedere per la luce, c'è l'abbazia di Piona. Dove fanno degli ottimi mari. Dove fanno liquori, sì. Informazioni importanti. Importante, esatto. È uscita la sposa. una
una panchina nuova, c'è ancora la segatura. Guarda, se passano due corvi, tirano sulla segatura certo. e i truccioli, e poi vanno a individuare tombe di santi a destra e a sinistra. Lasci fare i corvi da queste parti, che sono queste abitudini a quanto pare. Qualcuno deve più fare. Eh sì. E si sale verso Pozzolo. Proseguiamo verso Segna su un bel sentiero di salita. La staccionata è appena stata rifatta, come potete vedere. Cavolo, si arrampica. Qua sta spianando e qui c'è il bosco. Siamo allineati con la bocca dell'Adda e con le fortezze. Wow, una bella salita da Domaso a Pozzolo e qui cos'è adesso? 30 minuti a Gravedona. Vabbè. La chiesetta di Segna è affrescata, c'è la luce che cambia perché c'è il presepe. La discesa a Gravedona, adesso una bella strada ciottolata e là sotto si vede il lago alle svolte. Eccolo lì, come si apre il panorama. E quella un po' nella foschia, oltre Gravedona, è Dongo, il punto di arrivo della tappa odierna. Fino ad ora abbiamo incontrato diverse persone che stanno percorrendo la Via Regina, però la percorrono tutti nell'altro senso, cioè da Como a Sorrico e non da Sorrico a Como. Vabbè, vediamo, va a gusti. Io i segni da via li ho visti orientati da Sorrico a Como, poi boh, comunque con i tracce GPS si può fare in qualsiasi direzione vogliate. Oggi è la giornata delle chiese dedicate a Santa Maria delle Grazie o alla Madonna delle Grazie. Eccoci qua a Gravedona, alla chiesa di Santa Maria delle Grazie. Purtroppo è chiusa. Molto imponente. E quella là avanti invece è la chiesa di San Gusmeo e San Matteo. Fanno anche rima. Che belli gli alberi davanti, senza foglie però. Purtroppo anche questa è chiusa. Questa è la porta d'ingresso. Santi Gusmeo e Matteo, ricostruita nel XVI secolo, probabilmente con l'inversione dell'orientamento originale. L'hanno ricostruita al contrario, vabbè, contenti loro. Questo è il 15° presepe. Noi prima abbiamo visto il 17° dentro una chiesetta sopra la Segna. E penso che quella chiesa nel plastico sia questa. Salutiamo San Gusmeo e facciamo una breve capatina sulla statale Regina. Un rinvenimento archeologico di importanza capitale. Questo è il figurino con i colori originali. Ipotizziamo che fossi con i colori originali. In antichità i figurini della Via della Regina erano così. Antichità penso 5-6 anni fa, non lo so. Via, giù verso il lago. Stanno facendo il pisolino. E siamo arrivati finalmente al lago, dopo tanto camminare. Qui siamo a Gravedona. E ora facciamo un pezzettino lungo il lago e poi ricominciamo a salire.
Qui più che il cammino della Regina è il cammino delle chiese, perché ci stiamo dirigendo, vedete il campanile, alla chiesa di Santa Maria del Tiglio. Poi lì devieremo a destra e ricominceremo a salire. Santa Maria del Tiglio. E poi ci dovrebbe essere anche l'oratorio di San Michele, che è questo qua di fianco. Questo. È aperta. Non siamo più abituati a trovare le cose aperte. Eccola, una bella panoramica del fondo del lago dell'altra sponda che abbiamo percorso in kayak, e questa è l'abside di Santa Maria del Tiglio. Un peccato per le impalcature. Questa è San Vincenzo, una chiesa paleocristiana dell'XI secolo, ovviamente è stata rimaneggiata tante di quelle volte che nessuno penserebbe che sia dell'XI secolo. Sembra un torrione scozzese, no? Invece è Sant'Abbondio. Verso San Gregorio, ormai non manca tantissimo a Dongo. C'è San Gregorio, una salita, una discesa e siamo a Dongo. Sul retro la cappellina e da davanti c'è la chiesa, vediamo un po'. Là sotto si vede la Madonna del Tiglio e San Vincenzo dove eravamo poco fa. Qui c'è, oddio, come si chiamava? Non mi ricordo il nome del San Gregorio. E ora noi proseguiamo per salire e poi scendere giù a Dongo, che è là in basso, agli asinelli. Qui siamo a Ganda e adesso stiamo pian piano scendendo giù verso Dongo. La prima cosa che vedremo è la chiesa di San Lorenzo. Le pecore che sono tutte contente, non hanno pensieri perché tanto arriva Natale, non Pasqua, sicché voi fotte sega del Natale. C'è anche la pecora nera, certo, vuoi che non ci sia una pecora nera? Ma che bella questa discesa. Dongo, siamo praticamente arrivati. Dobbiamo solo scendere giù in paese e avvicinarci al lago. Chiesetta di San Lorenzo. E qui un altro presepe. Tutti i mestieri. C'è anche il venditore di sigarette elettroniche e il compro-oro, mi sembra in fondo. No? Oh via. Sono solo le 2:35, ma il sole è già tramontato. Cioè, diciamo, è già dietro il costone roccioso e qui fa freschino. Mi sa che adesso devi mettere la giacca a vento. Qualcuno l'ha già fatto,
Mancano poche centinaia di metri all'arrivo, meno di 1 chilometro. Abbiamo visto passare il nostro autobus, per cui ora abbiamo 1 ora e 1 quarto da far passare. Che si fa? Ma io mi lascio dovrei. Andiamo in riva al lago a guardare le papere? Va bene, andiamo. E siamo arrivati all'imbarcadero di Dongo. Sotto di noi le papere, come potete vedere. È sceso il sole, accidenti, qui non c'è nessuno in giro praticamente. È sabato pomeriggio, sono le 3 meno 5. Roba da struscio o shopping natalizio. Niente, questa è la fine della prima tappa. Da Sorico a Dongo. Piaciuta? Sì, bella. Diciamo che ci ha stupito in positivo anche la presenza della segnaletica, che è abbastanza precisa. Solo, diciamo che è un po' rovinata dal sole. Abbiamo dovuto usare le tracce solo in pochissimi punti. Quindi no, non è che si rifà, certo che andiamo avanti a fare il cammino. E ora andiamo a cercare le papere con la cannuccia. Oh, festeggiamo la fine tappa, visto che abbiamo 1 ora ad aspettare l'autobus. Allora, questa brava non si è mai lamentata oggi. Perché mi devo lamentare?